Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Valoroso IT. Oggi facciamo un bel unboxing di un computer che ho ordinato su eBay e vorrei tenere in ufficio in esposizione insieme agli altri Commodore. Anche questo è un Commodore ed è, udite udite, un Commodore SX64. L'ho trovato su eBay, il prezzo era interessante. Adesso vi mostro prima l'ordine su eBay e poi andiamo a fare l'unboxing di questo computer, vediamo che cosa c'è dentro. Nel frattempo vi ricordo, se vi piacciono i miei video, di mettere un like e condividerlo con i vostri amici e così riusciamo a spargere la passione per il retrocomputer. Inoltre vi potete iscrivere al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Vi ricordo che ho anche un blog www.valoroso.it dove potete trovare tutti organizzati i riassunti dei vari video che realizzo, degli esperimenti, delle recensioni e degli unboxing. Su eBay ho trovato questa offerta di questo Commodore SX64, non c'erano altri offerenti, io ero l'unico, oltretutto visto che l'inserzione stava scadendo entro poco, ho appena fatto in tempo a cercarla, l'inserzione sarebbe scaduta da lì a un'oretta. Così mi sono affrettato e l'ho tenuta un po' d'occhio, ho fatto la mia offerta che poi non è stata superata da nessun altro, quindi mi sono accaparrato questo Commodore SX64. È un computer bello, almeno così sembra dall'inserzione, descritto come in stato perfetto, funzionante. L'unica cosa è che non ha la tastiera. Questo in effetti un po' mi dispiace. Il venditore ha messo un'interfaccia per collegare la tastiera del Commodore 64 all'SX64, quindi lo proverò così, però io conto in un futuro di cercare questa tastiera. Magari qualcuno di voi ce l'ha, ha un Commodore SX64 rotto, vuole venderlo a pezzi, ha una tastiera, io sono qui, ecco. Se me la volete vendere io ci sono, così riesco anche a completare questo Commodore SX64. Dalle foto dell'inserzione si vede che il computer è in buone condizioni, è stato testato, si vede il monitor acceso con diverse schermate, per cui insomma mi fido che possa andare tutto bene come si deve. Per la consegna ci è voluto qualche giorno, non tanti in realtà perché il venditore è italiano, quindi il pacco viaggiava sul territorio nazionale. Come mi ha suggerito il venditore stesso, qualora avessi ricevuto il pacco con dei graffi e ammaccature, avrei dovuto accettarlo con riserva di verifica. E così ho fatto. Infatti, se notate qui e qui, ci sono due piccole ammaccature e quindi io così ho fatto, appena arrivato il corriere ho fatto mettere la riserva di verifica. Quindi noi adesso apriamo questo pacco insieme mentre facciamo il video, vediamo in che condizioni è questo Commodore SX64. Ovviamente io spero che sia perfetto, perché sinceramente avere altra esperienza come il Commodore Plus 4 ecco, non è che mi vada tanto. Preferisco che sia tutto perfetto e in modo da poterlo provare, vedere che funziona e un giorno, perché no, trovare la tastiera mancante. A parte queste due ammaccature, il pacco si presenta in discrete condizioni. Non capisco se questa piega c'era già quando è stato spedito, non so, chiederemo anche al venditore, però insomma speriamo che all'interno il computer sia in buone condizioni. Altri danni evidenti alla scatola non ce n'è. Ecco, sinceramente mi sarei aspettato una scatola di dimensioni un pochino più generose, perché a me piace lasciare molto spazio tra il computer e il bordo della scatola. Però non escludo che il venditore l'abbia fatto, quindi andiamo a aprire e vediamo cosa c'è dentro. Ed eccolo qui! Un disco. Ed ecco qua il computer. Un cavo di alimentazione e un altro cavo, credo che sia quello della tastiera.
Vedo questa parte qua che sembra rientrato. Cazzo, cazzo, cazzo! Questa parte di plastica sembra entrata all'interno della custodia del computer. Infatti, se la vedete dall'alto risulta un po' storta. E qui si deve essere anche sricciolato, non lo so, creato un ricciolo di plastica, probabilmente a causa di questa botta qui. Questi computer qua è quasi un peccato comprarli a questo punto. Se devono arrivare che hanno tutti questi problemi causati dal trasporto. Qua c'è un altro ricciolo. Più un altro ancora. Adesso lo giriamo bene. La parte anteriore è arrivata un po' così, la vedete? Quando devo realizzare questi video unboxing sono sempre un po' in tensione e poi c'è sempre qualche cosa che dispiace, c'è sempre qualcosa che dispiace. Devo smettere di comprare su eBay. Cioè, poi dispiace perché sono computer di un certo valore, sono computer che desideri da tempo. Qui sopra si intravede due piccoli dentini, forse quando è entrata questa parte di plastica ha leggermente deformato lo chassis. Vediamolo lateralmente. Anche di lato il computer ha qualche difetto, oltre a essere rientrato questo pezzo di plastica all'interno del metallo, anche questa cerniera si è un po' staccata, credo che si sia rotto proprio tutto il pezzo di plastica a questo punto, magari essendo stata spinta all'indietro si è spezzato questo pezzo qui, perché dall'altro lato invece è in queste condizioni. Aspettate che giro il computer. Dall'altro lato vedete che è tutto perfetto, è tutto dritto, invece dal lato dove ha preso la botta è un po' tutto storto. Vediamo gli accessori. Questo qui è l'adattatore per collegare la tastiera del Commodore 64 a questo Commodore SX64. E questo è il cavo di alimentazione, bello fascettato e tutto quanto. Ora, il computer doveva essere testato e funzionante, quindi a parte questa botta che ha preso, proviamo ad accenderlo e vediamo se realmente funziona. Gli colleghiamo anche una tastiera del Commodore 64. Ecco qua, una bella tastiera del Commodore 64. Vedete qui sul connettore che c'è questo contatto che è chiuso, insomma non c'è il buchino. E lo stesso qui sull'adattatore c'è una parte in cui non si trova il piedino. Quindi la tastiera può essere inserita in un unico modo, che è questo qua. In questo buco qua c'è il connettore della tastiera. Forse dal video non si vede tanto bene, però basta mettere questo connettore qua in questa posizione per collegarlo. Accendiamo? Dietro al computer l'interruttore è già su 1, mi basta dare tensione alla spina tramite la multipresa, sulla multipresa c'è un interruttore, accendo quello e tensione arriva direttamente al computer. Pronti? Via! No. Niente, non parte nulla. Non si sente nemmeno il rumore del floppy. Proviamo a controllare il fusibile.
all'occhio sembra buono, però lo proviamo con il tester. Il fusibile è buono. Possiamo fare un'altra prova, sempre col tester, lo mettiamo in tensione alternata e vediamo se nel cavo c'è tensione. Nel cavo c'è tensione. Colleghiamo. Intanto guardo dall'altro lato. Niente. Che tristezza però. Niente. Probabilmente nel trasporto avrà preso qualche botta più forte di quello che si pensava e questa ammaccatura che si vede all'esterno, quindi questa parte che è rientrata, probabilmente è soltanto uno degli effetti che ha avuto quella botta. Ed eccoci qua quindi con quest'altra mezza delusione, o delusione completa, non lo so cosa definirla. Un altro computer che ho ordinato su eBay, su cui facevo un certo affidamento perché insomma era testato, funzionante, con tanto di foto che si vedevano sull'inserzione, spedito da un venditore affidabile che mi ha pure scritto lui: guarda che se ti arriva il pacco con un attimino di segni, accettalo con riserva di verifica. Così ho fatto, però mi è arrivato questo computer che evidentemente ha preso una botta nella parte anteriore, come abbiamo visto prima, e che non parte oltretutto, quindi neanche si accende. La domanda è: ma secondo voi è che sono sfigato io? Poi non è che sono un computer da 2 euro, c'è questo che voglio dire. Avessi trovato, come tanti dicono, ho trovato il Commodore da 50 euro fuori dal cestino dell'immondizia. Vabbè, funziona, non funziona, ma qua l'avete vista la cifra che ho dovuto spendere all'inizio, che per essere un SX64 evidentemente è una buona cifra, considerando i tempi attuali. Certo che 10 anni fa lo so anch'io che si comprava con molti meno soldi, però per essere il 2022 è comunque una cifra interessante, ma doveva funzionare anche questo. È il Commodore Plus 4 che non funziona, eppure questo. E io smetto di comprare. Ma basta, adesso non compro più niente perché sono stufo. Compri una cosa, poi non è che io non sappia aggiustarle queste cose, magari se mi ci metto dietro qualche ora di lavoro, i pezzi di ricambio all'interno probabilmente sono anche quelli di un Commodore 64, sperando non ci sia niente al monitor ovviamente, però è dura. Scusate lo sfogo, però io ci rimango male quando succedono queste cose. Niente, facciamo così. Io comunque gli faccio un po' di foto a questo computer, le metto sul mio sito internet www.valoroso.it, quindi poi voi potete andare a cercarlo, vi vedete le foto dei miei computer, delle mie collezioni e il riassunto un po' di quello che ci siamo detti adesso nel video. Che dire ragazzi? Alla prossima! Ciao!